Ben ritrovati con l'ultima puntata di Sport Trading Talk per quanto riguarda la prima serie. La prima, sì. Ovviamente, come sempre, qui con noi Davide Renna. Ciao, ciao. Allora, entriamo subito, insomma, nel vivo, insomma, di questa conclusione che abbiamo fatto un bellissimo viaggio in realtà all'interno del mondo dello sport trading. Questa puntata è incentrata proprio sulla visione futura. Visione del futuro, sì, e ne abbiamo già parlato ovviamente Certo. da tanti punti di vista. Questa puntata ha un po' il senso di tirare un po' le somme e di capire cosa ci si può aspettare dal futuro. Il futuro che è già cominciato, Mm, perché poi parliamo di futuro, ma questo mercato è un mondo in generale che va velocissimo, quindi il futuro è già oggi, è già in movimento. Sicuramente avremo una crescita della tecnologia, ne abbiamo già parlato, davvero a livelli esponenziali. Tecnologia, intelligenza artificiale, algoritmi stanno diventando un po' il setting abituale sia del nostro modo di lavorare, perché sono tool che utilizziamo tutti i giorni, ma sia anche dell'intero mercato, sarà un certo. asset sicuramente dell'intero mercato. La riflessione che faccio però è sull'importanza che avrà un po' l'essere umano, sia all'interno di questo contesto di rapporto con l'intelligenza artificiale, sia specificatamente all'interno di questo settore. Perché è chiaro che in un mercato che cresce, che diventa magari un asset class dove nascono le infrastrutture, ne abbiamo parlato, dove spero tante più persone faranno il lavoro il percorso che ho fatto io, è chiaro che una controindicazione di tutto questo è che quelle inefficienze di cui abbiamo parlato sono ancora presenti, potrebbero sparire, potrebbero non esserci più, e questa è l'altra faccia della medaglia. Vuol dire che nasceranno secondo me delle opportunità diverse. Qualche puntata fa tu mi hai fatto una domanda relativamente al live e dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'operatore, credo che ho sempre pensato negli ultimi anni che il futuro Ok. sarà sempre più live, proprio perché pre-match, prima a bocce ferme, modelli matematici, algoritmi e competitività maggiore porteranno prima o poi a una riduzione delle Mm, opportunità. I mercati live invece hanno questa grande caratteristica di essere completamente dinamici, perché poi gli eventi sportivi possono andare in qualunque direzione e quindi possono aprire un numero esponenziale di opportunità rispetto a quelle che ci sono prima. Però per il live, in un mondo che va verso la tecnologia, le automazioni, credo che il live porti il trader a doversi preparare 10 volte di più. E quindi paradossalmente in un mondo che va verso la digitalizzazione, l'importanza dell'essere umano sarà ancora più importante. Perché? Perché nel mercato live tutto quello di cui abbiamo parlato, preparazione, stato, è tutto decuplicato. mm, Gestire posizioni in live vuol dire gestire l'incertezza in tempo reale, con margini di manovra ristrettissimi, con gestione delle emozioni all'ennesima potenza. È tutto più difficile, è tutto più importante da quel punto di vista. Quindi secondo me, almeno una chiave che posso dare all'evoluzione del mio lavoro per il futuro è che se oggi sono preparato, molto preparato, domani dovrò esserlo 10 volte di più. ok. E quindi questo è sicuramente il mio piano di lavoro per i prossimi anni, continuare a migliorare quel tipo di preparazione fuori e dentro il campo, perché i processi decisionali saranno ancora più difficili e sono comunque conseguenza del mercato che cresce. Da quel punto di vista però ecco, non mi sento più solo perché la tecnologia già oggi mi elimina tante rotture di scatole, mi amplifica le possibilità e quindi ok, dovrò essere sempre più preparato per prendere decisioni migliori, però ho tanti assistenti su cui posso contare H24 che sono
miei strumenti tecnologici. certo. Quindi secondo me abbiamo di fronte un periodo affascinante da questo punto di vista. Certo, è incomparabile rispetto ai 26 anni che ho vissuto fino adesso, però sicuramente possono essere interessanti. Assolutamente, diciamo che è una sfida insomma allettante, anche perché poi insomma ci sono diverse variabili all'interno del mondo del live ed è, come dicevi prima, molto molto più difficile, ma perché forse è meno, diciamo, prevedibile, ecco. Sì, ma perché ti pone di fronte a delle decisioni che sono davvero Mm, velocissime, che se non sono precodificate dal ok, modello, dal metodo, inizi ad andare senza... Se prendi decisioni senza struttura nel live ti fai davvero male. Nel live puro, poi è chiaro che io già comunque partecipo al mercato live gestendo le mie posizioni, però al momento gran parte delle posizioni le acquisto pre-match e poi le lavoro ok, live. Fare tutto live sarà una sfida molto interessante. Sicuramente quello che sto iniziando a fare è fare quello che ho consigliato in una puntata per chi vuole cominciare. Sto iniziando le mie sperimentazioni alternative, ok, perché comunque ci saranno nuovi mercati, ci saranno nuove possibilità. Paradossalmente il tennis, che è sempre stato per me importante, bello e allenante, oggi è un fenomeno di mercato molto più ampio, quindi offre davvero grandi possibilità in più, perché la liquidità che c'è intorno a quel tipo di sport è aumentata. Di contro è molto più conosciuto, quindi per creare una posizione profittevole ci vuole più lavoro, ci vuole più intuito, ci vuole più strategia. Quindi abbiamo di fronte secondo me un periodo davvero molto, molto interessante dal punto di vista dell'evoluzione della crescita, sicuramente molto più allenante dal punto di vista personale. certo. E dal punto di vista del live, tennis offre più opportunità rispetto al calcio, secondo te, oppure no? Beh, il live, in realtà quando penso al live penso al Ok, tennis più che il calcio. Il calcio ha la partita di 90 minuti, ha un andamento molto più mm, lento, è uno sport che ha pochi eventi che cambiano, ok, no? Cioè, ci sono i gol, però è uno sport a basso punteggio, quindi di gol non ne hai tantissimi nel certo, calcio, mentre il tennis è uno sport dove la dinamica della quota cambia molto spesso, mm, cambia tanto perché basta un break per cambiare l'evoluzione della quota, quindi sicuramente il tennis offre molte più possibilità rispetto al calcio da questo punto di ok, vista. Se non altro ci sono eventi tutto l'anno, ci sono una quantità enorme di eventi oggi. Dovessimo guardare le partite di tennis che ci sono oggi è lunedì, quindi lunedì iniziano i tornei, almeno ci sono 2 tornei maschili e 2 femminili a livello di professionismo. Se poi andiamo sui piccoli ce ne sono davvero una marea, tantissime partite oggi invece partite di calcio a livello professionistico nei macro campionati ce ne saranno 4 o 5, quindi il tennis offre davvero tante più possibilità. Personalmente sono rimasto un po', anche volutamente, nella mia area di comfort, usandolo per allenarmi, ma massimizzando il modello che in questo momento ho, perché il mio modello in questo momento è sul calcio, continuerò a massimizzarlo, però uno sguardo al ok. futuro sul tennis o su altre competizioni sicuramente dovrò farlo, perché questo mercato metterà me stesso e comunque anche tutti gli altri operatori professionisti di fronte a delle sfide più importanti. Abbiamo accennato insomma a diversi cambiamenti che ci saranno, cosa invece resterà uguale? Oh, che bella domanda. Cosa resterà uguale? Eh, resterà uguale le fondamenta di Ok, questo lavoro. Quindi le fondamenta vuol dire saper prendere le decisioni, questo resterà uguale, io non credo a modelli automatici, completamente automatici, o non ci voglio credere, quindi resterà sicuramente uguale la necessità di formarsi per saper prendere decisioni difficili in contesti imprevedibili, questo resterà sicuramente uguale. Eh,
Poi che cosa cambierà? No, cosa resterà uguale? Beh, l'infrastruttura dello sport. Lo Certo. sport è sempre quello, il campo da gioco sarà sempre quello, quindi sarà adesso, il tennis davvero è cresciuto come movimento, ma c'era comunque già 10 anni fa, è cresciuto in Italia perché comunque c'è Sinner, però 10 anni fa non c'erano italiani, ma lo sport comunque era seguito. Quindi quello, sicuramente lo sport, il campo da gioco sarà sempre quello, la passione per quel campo da gioco sarà sempre quella, perché nonostante tutto deve essere un campo di cui ti appassioni, perché altrimenti diventa difficile fare questo tipo di lavoro, e poi la capacità e l'allenamento nel prendere decisioni difficili. Ottimo. E un nuovo cambiamento, insomma, porta sempre anche dei rischi. Quali sono quelli che, insomma, consideri maggiormente? I rischi, secondo me, quello che spero faccia parte della movimentazione futura sia una maggiore regolamentazione Ok. di questo sistema, perché i rischi, se il sistema cresce senza una giusta regolazione delle giurisdizioni dal punto di vista fiscale, degli operatori, diventa difficile far crescere questo tipo di mercato. Quindi il rischio è che le macchine burocratiche e fiscali e legislative degli stati di riferimento vadano molto più lenti rispetto alla crescita di questo fenomeno e di questo mercato. E purtroppo questo è anche un dato di fatto: se studi la storia vedi che spesso è così, e quindi i vari governi arrivano sempre dopo, però magari adesso c'è la possibilità che alcuni stati moderni possono vedere, e molto più snelli, possono vedere un po' questi fenomeni nascere e supportarli un po' prima, ecco. Perché ad oggi comunque la figura dello sport trader non è ancora una figura regolamentata, Mm. e quindi lavori in un limbo, vivi in un limbo dove praticamente io ci sono nato, vissuto, cresciuto e ci sto anche benissimo, però è chiaro che ehm, è limitante. Se poi devi far crescere un'industria, diventa limitante. Quindi il vero rischio secondo me è quello, è che i carrozzoni non riescano a seguire eh, quanto veloce va questo tipo di crescita. Ecco, in ottica di una crescita appunto dello sport trading, di questa diciamo vera e propria forma di investimento, pensi che appunto ci saranno sempre più persone interessate a questo settore o magari stai già vedendo dei Ma segnali, io ecco. questo lo vedo tutti i giorni Ok. come frutto un po' anche dell'attività divulgativa. Ero partito un po' con il preconcetto Mm. dicendo: Dio, in Italia sicuramente non sarà seguito, verrà visto. E invece ho visto molto interesse in Italia, molta apertura in Italia verso questa forma nascente di lavoro piuttosto che di investimento, dipende che cosa stai guardando. Certo. Ero partito dal contesto britannico, che ovviamente è più aperto verso un certo tipo di formazione culturale, però ho visto dell'interesse. È chiaro che è un interesse rispetto all'attività divulgativa che stiamo facendo, che però non è assolutamente chiusura. Quindi io vedo molto interesse, e come abbiamo già detto, vedo le generazioni più lontane dalle mie, però sono più quelle recenti, che possono credere e sfruttare uno spazio di mercato che si sta sviluppando intorno a questa professione. Ottimo. Credo che di base l'obiettivo anche di questo podcast era un po' questo, no? Sì, Di sì, sì. far conoscere sempre di più lo sport trading e insomma incuriosire anche le persone che ci stanno ascoltando. Sì, sì, sviluppare consapevolezza, far capire che sicuramente non, siamo lontani da un mondo e siamo molto vicini ad un altro, perché poi quando sviluppi consapevolezza, allora possono nascere delle opportunità interessanti. Assolutamente. Niente, abbiamo fatto anche quest'ultima puntata di Sport Trading Talk. Grazie mille Davide. Grazie a te, e ci vediamo per la prossima
Esatto, per la prossima serie Per la ovviamente. prossima serie, sì, sì. Poi insomma, per rimanere sempre aggiornati potete ovviamente trovare tutti i contatti, Instagram e LinkedIn Davide Renna, sito web www.sport-trading.life, info@sport-trading.life è l'email, e poi trovate anche il numero di telefono. Grazie mille ancora e ci Grazie a te. vediamo alla prossima serie. Alla prossima, ciao. Ciao.